Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo una passeggiata lungo il Regent's Canal che ci porterà da Islington a Camden Town. Il Regent's Canal è un canale artificiale che attraversa la zona immediatamente a nord di Londra. Collega la sezione di Paddington del Grand Union Canal a nord-ovest del bacino di Paddington, al Limehouse Basin e al fiume Tamigi nella zona est di Londra, per una lunghezza complessiva di 13,8 km. La costruzione del canale fu proposta per la prima volta nel 1802 da Thomas Hermer. Il canale venne incluso nel progetto di riqualificazione della zona nord di Londra, curato dall'architetto John Nash, che iniziò i lavori il 14 ottobre del 1812. Nei pressi della stazione ferroviaria di King Cross è possibile visitare il London Canal Museum, che è situato nella Carlos Gatti Ice House. Sulle rive del canale si aprono alcuni luoghi di ritrovo per i londinesi. Una di queste è Granary Square. Questa magnifica piazza pubblica è il cuore di King's Cross. Costruita dove una volta, in epoca vittoriana, le chiatte scaricavano le loro merci, la piazza è animata da oltre 1000 fontane, ognuna controllata e illuminata individualmente. L'attrazione principale di Granary Square sono senza dubbio le fontane, che di sera si illuminano e creano fantasiose coreografie. La piazza è il centro del complesso di King's Cross, che si è sviluppato attorno all'omonima stazione ferroviaria e alla stazione della metropolitana di London St. Pancras, resa famosa in numerosi film e serie televisive come Wonder Woman, The Imitation Game, Downton Abbey e Harry Potter. Ampi gradini rivolti a sud si estendono verso il canale dalla piazza. I gradini di questa estensione della piazza vengono ricoperti di una moquette verde durante i mesi estivi, rendendo il posto ideale per rilassarsi e guardare le barche che scivolano via lungo il canale.
Meritano una sosta lungo il percorso del canale le numerose chiuse che permettono ai battelli di superare i dislivelli. Dalla sua nascita il canale venne utilizzato per il trasporto delle merci fino al 1948, quando il trasporto su gomma prese il sopravvento e il canale perse il suo scopo originale. Di fronte alla chiusa si trova il giardino di Gushold Park, progettato dall'architetto Bell Phillips. La struttura che svetta nel parco è un telaio in ghisa che un tempo si trovava sulla riva opposta del canale e conteneva più di 350.000 metri cubi di gas. Strutture iconiche che un tempo dominavano lo skyline di King's Cross. Le complesse strutture sono state smantellate pezzo per pezzo, accuratamente restaurate e trasferite nella loro nuova casa, dove oggi fanno da cornice ad un lussureggiante prato circolare e a svariati appartamenti. Negli ultimi decenni, lungo tutto il canale, è aumentata la presenza di case galleggianti e molte di queste imbarcazioni sono state adibite a ristoranti e a bar.
Ai nostri giorni i londinesi utilizzano il canale per lunghe passeggiate, escursioni in bicicletta o per recarsi al lavoro nel rispetto dell'ambiente. Il primo tratto da Paddington a Camden Town fu inaugurato nel 1816 e 4 anni più tardi si aprì la tratta che porta al Tamigi e più precisamente a Limehouse Basin. Camden Lock è una tradizionale doppia chiusa attivabile manualmente, che opera fra due livelli ben separati. Nei dintorni della chiusa, a partire dagli anni 70, si sono insediati un gran numero di negozi alternativi, che hanno dato vita a quello che oggi conosciamo come Camden Lock Market.
Nei mesi estivi autobus acquatici percorrono la parte più ad ovest da Maidville a Camden Town. I mercati sono una delle maggiori attrazioni turistiche nel fine settimana e vendono prodotti a prezzi accessibili di tutti i tipi, incluso abbigliamento, libri, cibo, antiquariato e oggetti bizzarri. I mercati e i negozi circostanti sono popolari tra i giovani, in particolare per chi è in cerca di vestiti alternativi. In Camden Town è nata Amy Winehouse il 14 settembre del 1983, cantante jazz e pioniera del White Soul, che qui viene ricordata con una statua. Morì nella sua camera da letto la sera del 23 luglio 2011 lungo la Camden Square.
Il Regent's Canal Towpath che stiamo percorrendo è un percorso sia pedonale che ciclabile ed è entrato a far parte della Jubilee Greenway. Il percorso, lungo 60 km, gestito dagli organizzatori delle Olimpiadi e Paralimpiadi tenutesi a Londra nel 2012, è stato dedicato e completato per il Giubileo di diamante della regina Elisabetta II e si snoda lungo i parchi, i corsi d'acqua e le molteplici attrazioni di Londra. Eccoci giunti alla fine della nostra breve passeggiata. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e se il video ti è piaciuto ricordati di mettere un like, di iscriverti al canale e di spuntare la campanellina per ricevere gli avvisi sui prossimi video. E se vuoi sostenere il canale trovi il link in descrizione. Grazie e a presto!